terzo versetto del primo capitolo dell'Apocalisse. Makarios o anagignosko, kaioi akuontes, eccetera, eccetera. Beato chi legge, e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e mettono in pratica le cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. I primi due versetti che io vi ho saltato sono una specie di titolo prolungato, una specie di sottotitolo all'Apocalisse. L'Apocalisse vera e propria incomincia qui, con questa beatitudine. Provate ad osservare bene questo testo: beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia. La prima cosa da notare è che il testo nessuno ce l'ha sotto il naso. Se voi create lo Sitzenleben di questo versetto, cosa dice? Dice che c'è uno che è al rotolo e sta leggendo e gli altri ascoltano. Qual è l'esperienza vostra in cui uno legge e gli altri ascoltano? Non questa, per esempio, perché avete sotto mano ognuno un testo. Ma io non sto altro che esplicitando questo testo. Ma esiste un'altra esperienza nella nostra vita in cui uno legge e voi ascoltate e basta. La lettura biblica in chiesa. Ci troviamo dunque fin da subito, fin dall'inizio, in una celebrazione liturgica. L'Apocalisse ha la sua sede in una comunità che sta celebrando. L'autore sta descrivendo questo piccolo gruppo di cristiani, puzzoni, perché probabilmente siamo in una situazione bruttina a Patmos, che è l'isola dell'esilio, cioè lì venivano isolati le persone non gradite all'impero. Era un confino, con tutti i disagi del confino che noi conosciamo. Niente lavoro, pochi soldi, vita miserabile e via discorrendo. Questa è la comunità, una comunità dunque povera da pezzenti. E questa Apocalisse incomincia col dire beato chi proclama, quindi la parola chi legge è una traduzione del Kaiser, perché anagignosko nel greco ellenistico indica la proclamazione pubblica di un decreto imperiale. Lo stesso verbo viene adoperato per la proclamazione liturgica nella comunità. Quindi beato chi proclama e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia. Di per sé, se voi andate alla linea 40 in greco, trovate kai oi akuontes, sarebbe gli ascoltanti, un participio presente, tus logus, le parole, tes profeteias, della profezia. Il questa non esiste. Ci siamo? Perché? Perché nella Chiesa antica tutta la scrittura era concepita come profezia, sia l'Antico che il Nuovo Testamento. Teniamo presente che l'Apocalisse viene scritta verso il 90 circa, quando la maggior parte del Nuovo Testamento è già composto. Tenete poi presente un altro elemento: qual è il valore di profezia nella Chiesa nascente? Quando noi parliamo di profezia, automaticamente pensiamo a preveggenza. Cosa accadrà domani? Te lo dico io, ti faccio la profezia di cosa accadrà domani. No, il mondo biblico non ha questo concetto di profezia. La preveggenza è enormemente secondaria nel concetto di profezia biblico. Perché ciò che è importante nella profezia biblica è l'oggi, è l'adesso, è quello che io vivo, quello che tu vivi. Ciò che io vivo e ciò che tu vivi, per noi due è importante capirlo, vedere il significato, perché mi è accaduto questo, perché mi accade questo. Chi mi può dare luce per capire ciò che mi accade? Chi
chi mi può dare luce per capire ciò che ti accade? Subentra la figura del profeta, che è colui che ti dà il valore, l'interpretazione corretta di ciò che ti accade in nome di Dio. Il profeta è colui che presta la sua voce al Padre Eterno. Normalmente profemi sarebbe quello che parla davanti, quello cioè che parla in pubblico, da cui deriva profetes, profeteia. Nel greco ellenistico invece quel pro non sta per davanti, ma sta al posto di. Il più bel esempio è questo: Aronne, fratello di Mosè, poiché Mosè era balbuziente e quindi non era capace di parlare alla gente. La gente si sbellicava dalle risa quando Mosè parlava. Un tartaglione, immaginatevi solenne, o immaginatevi Mosè in queste situazioni. Allora Dio gli dice: prenditi Aronne come profeta. Allora Mosè parla con Aronne, Mosè è davanti al popolo, Aronne è leggermente indietro perché il capo è Mosè e Aronne parla. Mosè è solo davanti, ma è Aronne che parla al posto di Mosè. Il testo ci dice: beati coloro che ascoltano le parole della profezia. Allora significa che nella Chiesa antica, e quindi in tutta l'Apocalisse in questo caso, ciò che fa da occhiale, ciò che fa da criterio di lettura della storia è la scrittura, la Bibbia. Beato significa amato da Dio, non significa felice. Beati perseguitati, insomma è un po' difficile dire felice perché sono perseguitato, proprio siamo fuori da ogni buon senso, mentre Macario significa proprio amato da Dio. Colui che legge, colui che proclama è amato da Dio. Coloro che ascoltano sono amati da Dio. Coloro che ascoltano che cosa? Questo testo, per farlo diventare criterio di lettura della storia. Poi però, nella linea 41, c'è un altro elemento: e mettono in pratica le cose che vi sono scritte. Tereo in greco vuol dire mettere in pratica e traduce l'ebraico shamar, osservare. Però mi premerebbe farvi notare che non è il mettere in pratica nostro. Noi quando diciamo mettere in pratica significa ricevo un ordine e lo eseguo. Non so, Dio dice non devi mentire e io non dico nessuna bugia. Quindi ho messo in pratica l'ordine che ho ricevuto. Nel mondo biblico, tereo e shamar indicano invece un lavorio diverso. Se Dio ti dice non mentire, non è che tu non debba dire bugie, ci mancherebbe altro, quello diventa il prodotto finale, ma fra questo ordine di Dio e il prodotto finale, in mezzo c'è la cosa più importante, che è la formazione di una sensibilità e di una mentalità per cui tu non ti menti. E quindi quando sbagli dici a te stesso ho sbagliato. E quando la cosa non funziona dici non funziona. Quindi il rapporto di sincerità è una realtà che nasce non da una esecutività fuori dalla nostra pelle, ma è un qualche cosa dentro la nostra pelle, per cui una persona si abitua a chiamare le cose con il loro nome, si abitua a giudicarle per ciò che valgono. Il rapporto di sincerità è fra l'individuo e se stesso, l'individuo è la realtà. Capite che la ricaduta del dire la verità viene dopo, è secondaria, è diremo un prodotto scontato. Ma è molto più difficile lavorare dentro di sé e in rapporto con le cose e gli avvenimenti secondo questa mentalità.
Quindi, quando qui si dice beati coloro che ascoltano e beati coloro che mettono in pratica le cose che vi sono scritte, non siamo di fronte a quella prassi, forse alle volte stupidella e moralistica, che noi cattolici alle volte siamo capaci di attuare, ma si tratta di una prassi che presuppone un lavorio interiore e quindi una maturazione interiore e l'acquisizione, perdonatemi la battuta informatica, di un nuovo software, un nuovo programma, un nuovo modo di gestirci e di rapportarci con la realtà. Il dire dopo la verità, ripeto, è semplicemente un prodotto scontato ma secondario di questo atteggiamento che una persona ha. Se tu hai, che so io, ucciso una persona, hai commesso qualche cosa di grave, è inutile che tu ti nasconda dietro tante scuse. Se noi oggi abbiamo un modo ruvido di trattare il problema della droga, lo dobbiamo dire, è ruvido, è fondamentalmente giusto, perché una legge crea cultura. Quando Craxi ha fatto la legge della modica quantità è stato avvertito che non si risolve il problema della droga in quella maniera lì, ma lo si peggiora, per il semplice motivo che il cittadino medio, poco critico, ritiene che ciò che lo Stato gli propone sia tutto sommato un valore. Quindi se lo Stato che mi proibisce di girare in macchina a sinistra, lo Stato che mi proibisce di ammazzare, mi concede la quantità minima, vuol dire che la quantità minima, non essendo reato, non è male. E molti cittadini hanno cominciato a ragionare così. Voi sapete dove porta questo ragionamento? Porta all'attuale situazione, dove noi abbiamo i ragazzini delle medie che nel loro 70% fanno esperienza di spinello, pregando Dio che si fermino lì. Qualcuno di stampo illuminista potrebbe dirmi: ma Don Renato, uno spinello non fa male, giusto? Noi abbiamo qui tra i nostri amici seduti con noi anche un medico, 2 medici, i quali potrebbero dirci: sì, guardate che uno spinello non fa male, non succede niente, insomma, per l'amor del cielo. Ma abbiamo qui tra di noi anche uno psicologo, il quale dice col Kaiser che non fa male. Biologicamente non farà male uno spinello solo, ma quel fumo nasce da una mentalità che viene confermata dall'esperienza e permane dentro come diritto a causa della legge. Quando questo signorino si troverà di fronte alle difficoltà, invece che serrare i denti ad affrontare le difficoltà, si fuma uno spinello, ma la difficoltà resta e non è superata. Questa è la mentalità che pian piano si crea. Rifugiarsi in qualche cosa di artificiale senza affrontare la realtà. Ecco, noi dimentichiamo che è proprio questa elaborazione interiore che crea un mondo interiore dal quale poi derivano le azioni. Purtroppo noi siamo di una grezzonaggine e di una barbarità immensa quando dimentichiamo che tra l'ordine, il valore, la legge e la sua esecuzione esiste di mezzo una mens. Questa non viene mai presa in considerazione, mentre invece come credenti, come cittadini, noi che conosciamo questo meccanismo dovremmo lavorare dentro a questa mentalità. L'esecuzione dopo dipende da tanti fattori e noi sappiamo come uomini, donne, come cristiani quanto siamo deboli. E sappiamo anche quanto molto spesso il volontarismo porta a delle situazioni devastanti, perché una persona intuisce ciò che è il bene, intuisce ciò che è il vero, e come i grandi classici latini e come Paolo arriva a dire video bona proboque deteriora sequor, cioè vedo il bene, lo approvo, sono d'accordo, ma poi faccio le cose che non voglio.
le cose cattive, deteriore. Se noi invece ci prendessimo sul serio, avessimo profondo senso del rispetto della nostra umanità, lavoreremo sul primo punto, cioè su ciò che è il mandato, lavoreremo bene sul secondo punto, crearci una sensibilità e una mentalità. Il terzo punto invece è una conseguenza logica, che alle volte riusciamo a compiere pienamente, alle volte a causa di tanti limiti riusciamo a compiere così e così. Mentre invece il nostro errore è quello di prendere sul serio il primo punto, di bypassare in maniera incosciente il secondo e di concentrarsi sul terzo, dove troveremo una montagna di fallimenti. Propongo di non fumare. Quante volte i medici ci dicono il fumo fa male, non fumate. Lo Stato ci mette adesso quella specie di necrologio sui pacchetti di sigarette, eppure il tabacco si continua a vendere. Il problema dov'è? Il problema sta nel punto numero 2, non nel punto numero 1, nel numero 3. Ci dimentichiamo che si tratta di fare un lavorio dentro dove esiste non tanto un convincimento razionale di ciò che abbiamo ricevuto come valore, quanto di una creazione di mentalità attorno a quel valore. E per fare questo occorre tanto tempo. Non è questione di riuscita al numero 3, è questione di dialogo continuo della persona con se stessa fino a quando entra in questa sensibilità, diciamo così, di atteggiamento. È un'arte, non è un obbligo. E come ogni arte non si può assolutamente dare delle regole fisse. Se qui fossimo a scuola di violino, capite bene che il maestro ci darebbe delle lezioni perché riusciamo a mettere il dito giusto sulla corda giusta al tempo giusto, con la fregatura dell'archetto al momento opportuno. Che cos'è la musica? Cos'è un capriccio di Paganini? È questo. Però vi rendete conto che tra noi, che magari riusciremo tecnicamente ad essere perfetti, e un maestro accarto, ci sarebbe un abisso, perché noi tecnicamente sappiamo suonare il violino, ci manca l'arte, che è l'anima. A noi manca molto spesso l'anima delle cose, perché bypassiamo questa attenzione verso il nostro mondo interiore. Questo significa mettere in pratica, non il numero 3, è il numero 2, il mettere in pratica per il testo biblico. Il numero 3 è la conseguenza. Ed infine, alla linea 42 dice Hogar Kairos Engis, perché il tempo è vicino. E qui voi ormai dovreste essere esperti, perché la traduzione italiana è beota non perché chi l'ha fatta è incapace, ma perché il vocabolario italiano per il concetto di tempo ha solo la parola tempo. Mentre in greco, se ricordate, c'è la parola chronos, che è il nostro tempo umano fatto di ore, di minuti, di progettazione, mentre il kairos è il momento in cui Dio incontra il nostro cronos, e il nostro cronos diventa kairos, cioè diventa tempo unico, irrepetibile, strano, speciale. E l'autore dice, guardate che il kairos è vicino, non è lontano, non vuol dire sta per arrivare, ma vuol dire è attaccato a ciascuno di noi. Non si deve pensare che i santi abbiano i kairoi, cioè questi tempi particolari di incontro con Dio. Allora il kairos sarebbe lontano, perché è vicino ai santi, ma non vicino a me. Invece l'autore dice no, Engis è vicino anche a te il kairos, quindi lo puoi vivere anche tu. L'importante è che te ne accorga. Pausa di 10 minuti.